Welcome on board. Top Driver present. You have to run faster. This is downhill master. This is downhill master. You better run faster. Do you want a chance? Let's break the suspense. Outsiders are ready to run on the lane. Un saluto rombante da Top Driver Diecast, siete collegati con noi per assistere all'ultima gara delle fasi preliminari del torneo Outsider. Insieme a me, per un commento scoppiettante, c'è l'esplosivo Max Power! Benvenuti a tutti voi! Oggi a Picco Serpente c'è grande fermento, aria di rinnovamento, venti di cambiamento, la faga è spaccata in due, la federazione delle auto da gara già da tempo a corto di budget era indecisa se sciogliersi oppure no, ma proprio stamattina abbiamo avuto grosse novità. Lasciamo la linea all'inafferrabile Terry Cristallo per gli aggiornamenti. Salve a tutti, siamo in collegamento dall'esterno della sede generale della Faga. Nella federazione, a causa di dissidi interni, si era creata una spaccatura. Il consiglio di amministrazione era deciso a sciogliere l'organo competente dell'organizzazione, a causa anche di mancanza di fondi, con il serio rischio di vedere annullati tutti gli eventi in programma a Picco Serpente. Ma poi stamattina, la svolta inaspettata. C'è stata l'acquisizione del 51% della quota capitale da parte di Dave McKean-Nixon, che con il team Luxury al momento diventa il maggior azionista della compagnia. Ma ci saranno dei cambiamenti immediati? Dalle prime dichiarazioni dell'ufficio stampa sembrerebbe di no. L'unico provvedimento al momento è la chiusura di tutte le indagini aperte a carico del team Luxury per mancanza di prove. Qui c'è puzza di conflitto di interessi. Verissimo Terry, l'ho sentita anch'io questa puzza stamattina, proprio qui dietro la mia roulotte. Dopo l'iperosmia di Max Power, noi ci immergiamo nei motori con le presentazioni a cura di Terry Cristallo. Siamo tornati ai box e vogliamo subito presentare il team su cui molti ripongono le loro speranze. Primo su tutti Remo Aldito, che ha donato generosamente questa Lamborghini Veneno al team RX Force. Alla guida di Poison c'è il veterano Zach Barondic. La seconda auto dell'otto è un gradito ritorno. Per il team Fairlane c'è al volante il pilota di punta, Otto Volante. Torna con la sua nuova Ford GT40 dal nome Nebula, un pilota che riserva sempre grandi sorprese. Il terzo pilota è il giapponese Amato Yoshi, che ricorderete per la sua apparizione nel torneo Rally Revolution con la Toyota Sprinter Trueno affiliata al team Takeshi. Ebbene, torna con lo stesso modello in assetto da gara che ha soprannominato Thorn. L'ultimo per oggi è un cittadino di Picco Serpente, il dottor Derek Camus, storico medico locale, torna in pista con una delle sue auto da collezione, una Porsche 944 Turbo che ha soprannominato Giulia, come la sua seconda moglie. Un augurio a tutti i piloti e a tutti voi in collegamento, buona visione! Incredibile ultimo quarto di finale, con 4 piloti e 4 auto, davvero competitive. Andiamo diretti in griglia di partenza per assistere alla prima scoppiettante partenza di oggi. Davanti a sinistra Poison e a destra Nebula, mentre rispettivamente dietro Thorn e Giulia, senza esitazioni, partenza a cannone. Posione subito aggressivo, vuole prendere vantaggio ma dopo lo chicane Nebula, c'è il gatto. I tre davanti corrono come forsennati, Zach Barondi tira il freno a mano e arriva in derapata, primo posto per lui. Secondo volante terzo Amato Yoshi, chiude il gruppo dei 4 Derek Camus come una girandola, problemi di controllo per lui. E si capisce che Camus è l'unico dei 4 che non è un pilota professionista, ma vedremo cosa combinerà in gara 2, potrebbe sorprenderci. In griglia davanti a sinistra Thorn e dietro Giulia del dottor Camus, mentre a destra c'è Poison e alle sue spalle Nebula. Azione, motore, propulsione. Thorn e Giulia dopo lo start accelerano bene. Altro sbaglio per Camus che viene superato da Poison e Nebula. Battaglia serrata, colpi di coda, colpi di testa. Thorn mantiene la posizione, primo passo subito da Poison, Nebula e Giulia. Camus colpisce il lampione e prende in pieno il cameraman. Pazzesco, follia pura. Un impatto gravissimo ha sbalzato via il nostro povero Jeremy, che a causa dell'alta velocità non ha neppure visto arrivare. Pubblicità per noi, soccorsi immediati per lui.
Stanno intervenendo le unità sanitarie e le ambulanze per soccorrere il ferito che verrà portato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Serpenti. Vediamo anche uno scioccato Derek Camus che è pallidissimo in faccia. È stato il primo a rendersi conto dell'accaduto e a soccorrere Jeremy. Speriamo davvero che il suo intervento tempestivo sia servito a salvare la vita al nostro collega. Con un cuore colmo di dolore. Dobbiamo purtroppo andare avanti e passare in gara 3 cercando di buttarci dietro l'accaduto. Ora in griglia davanti abbiamo proprio Camus con 2 punti, mentre dietro di lui Otto Volante con 5 punti. A destra c'è Amato Yoshi e subito attaccato Zach Baroldi che motore, frizione e lancio. Camus si decide dal via, prova a involarsi, ma perde l'attimo e il controllo lascia passare Nebula e torna. In testa a quello per Otto Volante, sorpasso di Amato Yoshi, pazzesco, ruba la posizione, arriva primo. Secondo lo sventurato Nebula seguito da Zach Barondik che si è liberato dalla morsa di un confuso Derek Camus che si becca un DNF già scritto sulle carte. Riempiremo tutto schermo prima del final round. Otto Volante con 8 punti parte davanti a sinistra, mentre dietro di lui la Lamborghini del team RX Force con 10 punti si trova dietro. Camus con la Porsche ha già gettato la spugna e partirà con 2 punti davanti a destra, mentre dietro di lui la Toyota Trueno con 12 punti guida alla testa della classifica. Fiato sospeso per l'ultima manche. 3, 2, 1, via! Partenza all'unisono, ma il povero Dottor Nash è subito di scena. Nebula è risoluto, tiene la posizione da Zach Barandik, va in esterno! Quarto di Poison che arriva primo, seguito da Nebula e il giapponese Amato Yoshi chiude in terza posizione. Bottino succulento per Zach Barandik. Infatti con 15 punti totali chiude la gara in testa, passando di diritto alle semifinali del torneo Outsider. Insieme a Thorn, la Toyota stacca il biglietto per la prossima gara con un solo punto di distacco. Niente da fare per Otto Volante che nonostante gli 11 punti non ha graffiato quest'oggi sulla pista. Peccato. Grande gara oggi, sorpassi da capogiro, incidenti tra la vita e la morte, suspense e tanta adrenalina. Se vi è piaciuta la gara mettete un like, iscrivetevi e commentate. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link per seguirci sui social durante la settimana. Vi terremo aggiornati sui nuovi risvolti dell'acquisizione della federazione da parte del team Luxury e sulle condizioni di salute del nostro collega Jeremy. Per ora è tutto, buonanotte e buone botte da Max Power e Stinky. Non mancate sabato prossimo, sempre qui su Top Driver, dove i motori non dormono mai.